Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi arriviamo a lavorare al 18° step con il controllo e il rispetto delle gambe. Quando lavoriamo con le gambe cominciamo a prendere il controllo di tutta la parte centrale del cavallo. Finora abbiamo visto come prendere controllo della prima parte, ovvero del naso e del collo del cavallo. Ora ci spostiamo sulla parte centrale, quindi utilizzeremo il lavoro di gambe. Il lavoro di gambe come funziona? Il lavoro di gambe funziona un po' come la redine d'appoggio, la redine d'apertura. Quando noi appoggiamo una gamba, la gamba opposta si stacca, chiedendo al cavallo quindi di andare nella direzione che noi stiamo aprendo. Quindi una direzione la chiudiamo, una la apriamo. Dobbiamo chiaramente insegnare al nostro cavallo cosa vuol dire quello che stiamo chiedendo. Quindi vediamo come procedere. All'inizio inizieremo a camminare, appoggeremo la gamba, in questo caso la mia gamba destra, e staccheremo la gamba sinistra, dopodiché accompagneremo il cavallo nella direzione. Ricordiamo che lavoriamo sempre per schemi, quindi di nuovo appoggio la gamba, stacco la gamba, accompagno il cavallo nella direzione e di nuovo appoggio la gamba, stacco la gamba, accompagno il cavallo e ancora. Ok, questa volta non ho dovuto accompagnarlo, è venuto da solo nella direzione. Ci vorrà del tempo chiaramente per molti cavalli, ma il principio è sempre lo stesso. Creo uno schema e lo schema è appoggiare la gamba, staccare la gamba, accompagnare il cavallo. Quando il cavallo impara che lo schema è sempre lo stesso, imparerà ad anticipare i nostri comandi, quindi nel momento in cui appoggeremo la gamba lui saprà già di dover andare in quella direzione. Proviamo verso destra, appoggio gamba sinistra, stacco gamba sinistra, accompagno il cavallo nella direzione. Di nuovo appoggio gamba, stacco gamba, ok. Se voglio che il mio cavallo sia un po' più reattivo, dipende da noi, dipende da quello che gli vogliamo insegnare. Quindi appoggio, apro e immediatamente andrò ad agire. In questo modo avrò un cavallo più reattivo nelle mie risposte. Appoggio, apro, tiro. Appoggio, apro, tiro. Appoggio, apro, tiro. Questo dipende chiaramente poi dal nostro futuro. Vogliamo andare a fare una disciplina particolare, vogliamo solo fare delle passeggiate, vogliamo fare del reining, del team penning. In base a quello cambierà il nostro tipo di lavoro a questo punto. Quindi se ho bisogno di un cavallo molto reattivo dovrò essere veloce nei miei comandi. Appoggio, apro, tiro. Appoggio, apro, tiro. Appoggio, apro, tiro. Una volta che il cavallo ha capito il concetto, appoggio, apro e giro, appoggio, apro, giro, la nostra pressione farà la differenza sull'apertura del cerchio che vogliamo ottenere o comunque della curva che vogliamo fare. Per questo motivo a me piace che i cavalli imparino a gestire gli speroni, proprio perché lo sperone mi permette di dare molti livelli di comunicazione con lui, mentre la gamba, una volta che ho appoggiato, ho finito la mia azione con lo sperone, posso lavorare di polpaccio, di sperone in appoggio, aumentare la pressione, battere, quindi creo molti livelli che il cavallo riesce a gestire meglio se riusciamo ad insegnarglieli correttamente. Quindi, ritornando alla nostra curva, se io voglio stringere la curva, aumento la pressione. Se questo non basta, posso passare a dare un piccolo colpo e chiedere di accelerare la risposta. Di nuovo, appoggio, metto pressione, do un piccolo colpo. Appoggio, metto pressione, ok. Adesso ha girato più velocemente. Adesso non sta girando, do un piccolo colpo. Proviamo dall'altra parte, appoggio, apro, voglio una risposta più veloce, do un piccolo colpo. Appoggio, apro, non risponde, un colpo. Non andiamo più quindi a lavorare sulla redine diretta se non necessariamente, se non è una necessità, perché non ascolta più la gamba, ma se non ascolta più la gamba probabilmente avremo bisogno in questo momento di utilizzare uno sperone oppure di crescere di livello dello sperone, perché il nostro obiettivo alla fine è quello di arrivare
ad avere una risposta da parte del cavallo sui suoi fianchi. Capite bene che una volta che avremo un cavallo che ci risponde sui fianchi, noi potremo cominciare a gestire le sue direzioni solo e esclusivamente con le nostre gambe. Quindi ho bisogno di girare a sinistra, ho bisogno di girare a destra, la mia mano rimane ferma, immobile. Però per avere questo prima dobbiamo aver insegnato al cavallo a gestire le nostre gambe, a capire quali sono le richieste delle nostre gambe. Quindi appoggio, metto pressione, non ottengo risposta, batto. Ho bisogno di salire di livello perché non ottengo nessuna risposta, utilizzo uno sperone. E partiremo da speroni leggeri e pian piano cresciamo sempre di più finché non otteniamo una risposta. Allora ritorneremo in basso e pian piano ricreeremo lo schema di pressioni crescenti. Avremo finalmente un cavallo che risponderà alle nostre gambe, si muoverà a seconda delle richieste delle nostre gambe. Capite bene questo quanta comodità ci può portare poi nel lavoro, non dover più gestire il cavallo in bocca, quindi non andremo più a disturbarlo nel suo lavoro nella bocca, ma lavoreremo tutto nella nostra parte centrale. Una prova del 9 che possiamo fare una volta che abbiamo insegnato al nostro cavallo a utilizzare, a gestire le gambe, è quella di metterlo in un piccolo cerchio, quindi lo accompagniamo ritornando su redine d'appoggio e una piccola redine diretta in modo da inarcare il cavallo in un cerchio, e a seconda della gamba che utilizzeremo questo cerchio dovrà cambiare. Quindi se utilizzerò la gamba sinistra esterna, in questo caso il cerchio mi si dovrà stringere, mentre se utilizzerò la gamba destra, quindi quella interna, il cerchio, vedete, mi si dovrà allargare. In questa maniera capisco se il cavallo ha ben compreso la natura del lavoro di gambe. E questo è molto importante, perché una volta che avremo insegnato bene al nostro cavallo ad utilizzare il suo naso, il suo collo e la parte centrale tramite le nostre gambe, potremo creare delle figure abbastanza complesse, come abbiamo visto in questo momento. Il cavallo che porta il naso in una direzione, mentre con la gamba chiedo al corpo di spostarsi nell'altra direzione. Attenzione a non scollegare il cavallo però, per cui cerchiamo sempre poi di riportare il cavallo nel suo movimento originario, ovvero con il corpo che segue tutto il naso. Non dobbiamo mai ottenere delle situazioni in cui porto il cavallo via dalla direzione del naso, devo sempre ritornare a quel punto lì, perché quello deve essere un punto fisso del mio lavoro. Il cavallo deve seguire il suo naso, il cavallo deve rimanere collegato, è una cosa estremamente importante. Vedremo poi più avanti in esercizi un po' più complessi come l'utilizzo delle gambe ci possa permettere di creare degli esercizi particolari come il side pass per esempio, ma intanto impariamo bene a chiedere al nostro cavallo di seguire le nostre gambe. Dove metto pressione, il cavallo gira dalla parte opposta, metto pressione, il cavallo gira dalla parte opposta. Ho bisogno di una curva più stretta, metto più pressione, oppure do dei piccoli colpi sul fianco, come in questo momento. Il cavallo, vedete che mi porta a girare più stretto. Molto bene, questo passaggio deve essere fatto veramente molto bene se vogliamo arrivare nel nostro metodo ad avere una gestione completa del cavallo, perché vedremo poi più avanti che andremo a gestire, a guidare il nostro cavallo quasi principalmente attraverso le gambe. Quindi questo primo metodo di controllo delle gambe deve essere estremamente solido, deve essere ben fatto. Devo potermi muovere lungo il campo ovunque io voglia utilizzando solo le mie gambe, senza dover andare ad agire sulla bocca o sul collo del cavallo. Bene, per oggi questo è tutto per quanto riguarda il controllo tramite le gambe del cavaliere, e noi ci vediamo al prossimo filmato per procedere con un altro scalino di controllo.